tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo un piatto tipico della tradizione estera. Sarà un piatto un po' particolare e vedrete molto gustoso. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Per le ricette dal mondo facciamo questo goulash che viene da Praga. Facciamo questo goulash praghese, è semplice e complesso nello stesso tempo, nel senso che sono molti gli ingredienti, ma la realizzazione è abbastanza facile. Gli ingredienti sono 250 g di spezzatino di manzo, poi abbiamo 100 g di carote, 180 g di patate, 40 g di cipolla, uno spicchio d'aglio, 30 g di peperoni, potete mettere anche un bel peperone rosso, io avevo questo e mettiamo questo, 50 g di sedano, un cucchiaino di prezzemolo, l'ho tritato fine, poi abbiamo per le spezie paprika dolce, peperoncino o pepe, sale, poi abbiamo curry e anche un poco di curcuma, farina quanto basta, una tazzina di vino, un vino rosso ma anche bianco va bene, in tendenza dovrebbe essere rosso, 260 g di salsa di pomodoro e questa salsa è fatta con delle salsiccette tipiche praghesi, ma potete prendere anche delle salsicce quelle sottili, e cipolla, tutto messo insieme e fatto bollire, sale ovviamente e basta. Poi un cucchiaio di passata di pomodoro che abbiamo qui, e poi ci servirà del brodo, diciamo un litro di brodo vegetale. Per i nostri gnocchi che accompagneranno questa nostra preparazione di goulash ci servirà una patata di circa 160 grammi e farina quanto basta e sale. Come patate usate delle patate con buccia rossa e pasta gialla, sia per il goulash che per gli gnocchi. Incominciamo il nostro lavoro. Per quanto riguarda l'olio, merita un discorso a parte, perché loro usano un olio di semi, un genere di girasole, io userò un extravergine, quindi la ricetta originale prevede un olio di semi, noi ci mettiamo un extravergine, o addirittura quella ancora più antica prevedeva lo strutto. Per fare il goulash io userò questa pentola di terracotta, chiaramente se non ce l'avete usate una pentola, io vi consiglierei antiaderente perché comunque tiene un po' di più la cottura, è più spessa e non attacca soprattutto. Se ci avete quella di terracotta è l'ideale. Ho messo a stufare la mia cipolla e l'aglio con 2 cucchiai di olio, nel mio caso extravergine se no un girasole, e un mestolino del mio brodo che deve essere sempre caldo perché poi dovremo usarlo anche in seguito. Ho messo anche a fare la patata per i nostri gnocchi giganti e un'altra cosa vi volevo dire.
Per queste pentole in coccio usate sempre uno spartifiamma, queste retine che si usano, soprattutto se usate questo tipo di fornello, quindi con la fiamma classica a gas, perché non tanto perché si potrebbero rompere, ma semplicemente perché così si rovinano di meno, si anneriscono di meno. Ora che abbiamo rosolato la nostra cipolla, io metto la carne, vedete, tagliata a dadini non troppo grandi, l'ho sciacquata e poi l'ho tagliata. Adesso la facciamo rosolare un poco e poi aggiungiamo il nostro vino. Adesso che la nostra carne si è rosolata, io aggiungo il vino, faccio sfumare e aggiungo anche un po' di sale. Facciamo sfumare bene. Vi volevo dire, in questa ricetta io l'aglio l'ho messo intero, ma nella ricetta originale viene tagliato fine come la cipolla. Io a un certo punto lo leverò anche. Una volta sfumato il vino, io ho messo carote e sedano e ci metto anche il mio cucchiaio di conserva. Metto un mezzolino del nostro brodo vegetale, sempre caldo. Dopo 5 minuti all'incirca ho unito le patate e il peperone e adesso ci mettiamo i nostri aromi. Il prezzemolo già l'ho messo, mettiamo il curry, tutto a quanto ci piace, se ci piace di più, se ci piace di meno. Io metto un po' di peperoncino invece del pepe, poi metto un po' di curcuma senza esagerare e la nostra paprika. In questo caso esageriamo perché ce ne deve essere almeno un mezzo cucchiaino per questa quantità. Facciamo insaporire un poco e poi, passati altri 5 minuti, io aggiungo la mia salsa, che può essere una passata o un pomodoro pelato, scegliete voi. Io ho messo anche dei pomodorini. Come vi ho detto, questa prima l'ho fatta senza olio e senza niente, con 2 salsiccette, adesso ve le faccio vedere. Queste sono le salsiccette, la grandezza per intenderci, e un po' di cipolla, una mezza cipolla, e le ho fatte bollire così semplicemente. Per quanto mi riguarda, metto un altro messolino di brodo. Se avessimo fatto quello classico, il brodo l'avremmo dovuto mettere quasi all'ultimo perché deve venire più così a zuppa, la vera, la ungherese. Ora ci facciamo i nostri gnocconi. Io metto un po' di sale e incomincio a mettere un cucchiaio di farina. Questi devono venire non troppo duri, assolutamente, e accompagnano poi il nostro goulash. Si possono fare anche con il pane, questo è il secondo cucchiaio, rasi. Si possono, come vi dicevo, accompagnare anche con il pane un po' speziato, con del prezzemolo eccetera. Invece noi usiamo questi che sono più semplici e che comunque anche loro fanno, perché io l'ho mangiati sia con quelli di Prague che con quelle fatte appunto con la patata. Chiaramente la patata è tiepida in modo che riesce ad assorbire, è un accompagnamento, quindi non ne fate troppe. Diciamo che la quantità che sto facendo io di goulash è per 2-3 persone. Se lo mangiate come primo e non mangiate altro, per 2 persone va benissimo. Adesso che il nostro brodo bolle, io metto i nostri gnocconi e, come gli gnocchi normali, dovrebbero salire a galla e essere cotti, però visto che sono abbastanza grandicelli facciamoli cuocere un poco e poi dopo li mettiamo a colare. Se potete
servirli caldi, potete servirli anche caldi, nel senso che li buttate al momento oppure li ributtate nel brodo e li scaldate, ma comunque si servono di solito freddi. Sono passati 3/4 d'ora, quindi diciamo 45 minuti, e questa è, vedete, la quantità di sugo che ci deve essere, quindi non brodosa ma più a ragù, per intenderci. E adesso impiattiamo. Ecco il nostro goulash pronto per essere servito. Buon appetito a tutti!